Ti sei mai chiesto se la persona che ami potrebbe nasconderti qualcosa di grosso, ma hai troppa paura di scoprire la verità? Io ci sono passato davvero e, dopo aver studiato ogni minimo indizio, ho messo in pratica un metodo che pochissimi osano anche solo immaginare. In questo video ti mostrerò esattamente come ho svelato l'inganno, passo dopo passo, e alla fine condividerò un segreto che nessun traditore vorrebbe mai farti scoprire. Ho scoperto i messaggi segreti di TikTok di mia moglie diretti al suo istruttore di palestra, così l'ho incastrato con un falso profilo. Non avevo pianificato di controllare il telefono di mia moglie, ma l'app di TikTok era aperta quando l'ho sollevato dal divano e la notifica mostrava un messaggio da qualcuno di nome Coach Ryan. Non vedo l'ora di vederti domani, indossa di nuovo quei leggings neri. Mi si è chiuso lo stomaco mentre cliccavo sul messaggio. C'erano centinaia di messaggi che risalivano a 3 mesi prima, inizialmente solo flirt e poi espliciti, con piani per incontrarsi e foto scambiate. La mia moglie di 8 anni stava avendo una relazione con il suo istruttore di palestra. Ci eravamo conosciuti a una convention di fitness 5 anni prima di sposarci. Io ero lì per rappresentare la mia azienda che produce attrezzature sportive e lei era con delle amiche. I nostri sguardi si incrociarono in una sala espositiva affollata e il resto è storia, o almeno così credevo. 8 anni di matrimonio se ne sono andati in un istante. Lavoravamo entrambi sodo, io per l'azienda di attrezzature sportive, lei in uno studio contabile. Niente figli, ma avevamo dei progetti. Ripensandoci, avrei dovuto notare i segnali. Le sessioni in palestra che prima duravano un'ora erano diventate 2, poi 3. E i capi di abbigliamento sportivo nuovi comparivano ogni settimana. Lei faceva la doccia in palestra invece che a casa e teneva il telefono sempre in mano senza mai lasciarlo incustodito. Rideva per dei messaggi, ma girava lo schermo quando passavo. Quella sera rimisi il suo telefono esattamente dov'era e non chiusi occhio. Avevo bisogno di prove prima di affrontarla e mi serviva un piano. La mattina seguente mi comportai in modo normale e le dissi «Buona giornata al lavoro» mentre usciva. Lei rispose «Grazie, stasera ho una riunione e poi vado in palestra, quindi non aspettarmi per cena». Una riunione di lavoro di venerdì sera, certo. Appena se ne andò, aprii il portatile, creai un nuovo indirizzo email, scaricai TikTok per la prima volta in vita mia e creai un profilo per Jessica, 29 anni, appassionata di yoga e appena trasferita in città. Usai fotostock di una donna attraente, ma non da modella. Poi cercai Ryan. Non c'erano molti personal trainer di nome Ryan nella nostra città e lo trovai subito. Fisico da modello fitness, sorriso pieno di sé, migliaia di follower, con la biografia che elencava la palestra di mia moglie. Passai ore a costruire il profilo di Jessica, seguendo account fitness, pubblicando video di allenamento generici presi da siti royalty free, aggiungendo dettagli abbastanza credibili per sembrare reale, ma non rintracciabile. Poi seguii Ryan e lui accettò in pochi minuti. Attesi un giorno prima di inviargli un messaggio. «Ehi, ho visto che sei un istruttore all'Elite Fitness. Mi sono appena trasferita e cerco un allenatore. Accetti nuovi clienti?» 20 minuti dopo lui rispose «C'è sempre posto per qualcuna come te. Mandami un messaggio privato con i tuoi obiettivi e organizziamo». La conversazione filò liscia. Si vedeva che era abituato a farlo. Dopo pochi giorni a parlare di fitness, mi suggerì di spostarci su messaggi di testo. Io attivai un numero Google Voice. Presto i nostri scambi divennero personali e mi chiese se fossi single. Jessica disse di essere appena divorziata e lui accennò di preferire relazioni informali con le clienti. Dopo una settimana di messaggi, avevo abbastanza conversazioni ammiccanti da confermare che lui ci provava con le clienti, ma ancora mi serviva la prova che fosse proprio l'amante di mia moglie. Dovevo capire se avrebbe menzionato lei o rivelato qualcosa sul loro legame. Alzai la posta. Jessica gli disse di averlo visto in palestra con un'altra cliente, descrivendo mia moglie senza nominarla. Quella con la borraccia blu e i leggings neri sembra super in forma. La sua risposta confermò tutto. «Oh sì, una mia cliente di vecchia data. Abbiamo un accordo di allenamento speciale». Finalmente avevo un'occasione per incastrarli.
passai le 2 settimane successive a costruire fiducia con Ryan nei panni di Jessica, con conversazioni sempre più flirtanti. Mi mandava video di allenamenti pensati apposta per me, offriva sessioni private a un prezzo speciale e suggeriva persino di incontrarci per un drink per parlare dei miei obiettivi. Nel frattempo, mia moglie proseguiva con le sue serate in palestra, i nuovi outfit, e tornava a casa spesso non prima delle 11 di sera, con i capelli ancora bagnati. Tracciai la sua posizione grazie al nostro piano telefonico condiviso e notai che la palestra chiudeva alle 10, mentre gli orari combaciavano con i messaggi su TikTok tra lei e Ryan. Mi servivano prove più solide, così Jessica chiese a Ryan del suo stile di allenamento, temendo di non essere alla sua altezza perché quell'altra cliente pareva molto in forma. Lui rispose: «Ognuno ha il suo ritmo, ma ho sessioni speciali per le clienti con cui mi trovo bene, come quella con la borraccia blu». Ogni nuovo messaggio mi feriva, ma Jessica manteneva la calma. Aggiunse: «Sembra che la alleni già da un po'». E lui confermò: «Quasi 4 mesi ormai. È iniziata come una sessione normale, ma ci siamo trovati subito». 4 mesi. Proprio il periodo in cui mia moglie aveva cambiato atteggiamento. Era come ricevere una pugnalata ogni volta, ma volevo di più. Jessica si dichiarò interessata a quelle sessioni speciali e Ryan propose immediatamente di incontrarci prima al bar di un hotel per valutare la nostra chimica. Accettai e fissai l'incontro per la settimana successiva, ma non avevo intenzione di presentarmi come Jessica. Volevo solo vedere chi sarebbe arrivato. Nel frattempo, a casa, mi comportavo normalmente. Cenavamo assieme quando lei c'era. Guardavamo le nostre solite serie, fingendo che fosse tutto a posto, l'impresa più dura della mia vita. Lei parlava di Ryan con tranquillità. Il mio trainer dice di provare questa nuova proteina. Oppure, Ryan dice che la mia postura è migliorata. E io mi trattenevo a stento. 5 giorni prima dell'appuntamento in hotel, Jessica confermò con Ryan: «Non vedo l'ora che arrivi martedì, alle 8 di sera, al bar del Westlake Hotel». E lui rispose: «Certamente, indossa qualcosa che metta in evidenza i muscoli da yoga». Quella stessa sera, mia moglie mi disse che martedì avrebbe avuto una cena di lavoro e che sarebbe tornata tardi, di non aspettarla. Tutto combaciava, così anch'io dissi che avrei fatto tardi in ufficio. La trappola era pronta. Continuai a messaggiare con Ryan come Jessica per tenerlo sulle spine e lui diventava sempre più esplicito, parlando di una sua tecnica speciale che faceva impazzire le clienti e accennando ad affari con più donne, citandone una in particolare quasi troppo perfetta per essere vera. Capivo che parlava di mia moglie. Il lunedì, Jessica, fingendosi nervosa per l'appuntamento, ricevette da Ryan un audio rassicurante. «Tranquilla, so come metterti a tuo agio. Chiedi pure alla mia altra cliente speciale». Anche lei era preoccupata, ma ora non ne ha mai abbastanza. Salvai ogni cosa. Screenshot, messaggi vocali, l'intera conversazione. Il martedì mattina mia moglie mi diede un bacio. «Buona giornata, non lavorare troppo stasera». Annuendo le dissi di godersi la sua cena di lavoro. Non appena se ne andò, iniziai i preparativi. Caricai il telefono, presi una borsa con un cambio di vestiti e controllai di avere il pieno di benzina. Alle 7:30 di sera parcheggiai di fronte al Westlake Hotel e aspettai, con il cuore a 1000. Osservai l'entrata e alle 7:55 vidi arrivare la macchina di mia moglie. Scese con un vestito che le fasciava il corpo, un abito che non avevo mai visto. Si controllò il trucco, si sistemò i capelli e poi entrò nell'hotel con sicurezza, l'ultima prova che mi serviva. Rimasi in auto a osservare. Dopo 10 minuti arrivò Ryan, jeans firmati, maglietta attillata e si vedeva da lontano la nuvola di profumo. Controllò il telefono prima di entrare, probabilmente cercando messaggi di Jessica. Gli scrissi subito, fingendomi Jessica in ritardo. «Ho 15 minuti di ritardo, ordinami qualcosa da bere». «Nessun problema, tesoro, cosa ti piace?» mi rispose. «Sorprendimi», digitai, così l'avrei tenuto impegnato mentre spostavo l'auto un po' più vicino all'entrata. Dalle porte a vetri lo vidi sedersi accanto a mia moglie al bancone del bar.
Si baciarono e non era un bacio casto. Lui le mise una mano sulla coscia. Lei rise a qualcosa che disse. Scattai foto con il telefono, documentando tutto. Dopo mezz'ora di chiacchiere, Jessica inviò un messaggio a Ryan. Imprevisto, non riesco a venire stasera. Lo vidi controllare il telefono con una smorfia e mostrare il messaggio a mia moglie, che scrollò le spalle e ordinò un altro drink. Apparivano comunque affiatati e dopo un'ora lasciarono il bar insieme e presero l'ascensore. A quel punto non avevo più dubbi su dove fossero diretti. Guidai fino a casa, presi una valigia con l'essenziale, prenotai un hotel dall'altra parte della città e scaricai tutte le prove sul mio computer, stampando le schermate principali. Alle 11:30 di sera arrivò un suo messaggio. La riunione è finita tardi, credo dormirò da Amy. Amy è un'amica dall'altra parte della città, ma io non risposi. Disposi tutte le prove in salotto, messaggi stampati in ordine cronologico, le foto di quella sera, tutto in bella vista. A mezzanotte le scrissi: so dove sei, dobbiamo parlare, torna a casa subito. Dopo 20 minuti arrivò la sua replica. Di cosa parli? Sono al Westlake Hotel, camera 718, vuoi che salga? Ovviamente mentivo, ma lei non lo sapeva. Non ci furono risposte per 5 minuti, poi sto tornando a casa. Arrivò all'1:15 di notte, trovandomi seduto in salotto. Che succede? Chiese. Perché non mi racconti della tua cena di lavoro? Replicai. Lei tentò di minimizzare. Si è fatto tardi. Abbiamo parlato del conto Johnson al Westlake Hotel. Notai che impallidiva e le dissi: siediti. Lei protestò. Non mi piace essere controllata o spiata. Neanche a me piace essere tradito. Ora siediti, risposi. Lei si sedette sul bordo del divano e io accesi la lampada, mettendole davanti la prima serie di screenshot. Sembra che Coach Ryan si prenda parecchie confidenze con te. Lei fissò i messaggi di TikTok, senza trovare parole. Le spiegai che li avevo scoperti 3 settimane prima e le mostrai il profilo falso, le conversazioni tra Ryan e Jessica, l'appuntamento programmato per quella sera, insieme alle foto che li ritraevano al bar. Stai dormendo con il tuo istruttore di palestra da 4 mesi, dissi. Lei scoppiò a piangere. Non è come sembra. Ah no? Ribattei. A me pare che mia moglie abbia una relazione con il suo istruttore. Lei provò a giustificarsi. Non volevamo ferirti, è stato solo un fatto fisico. Ma io dissi che questo non migliorava la situazione. Non volevo farti male, singhiozzò. E io? Eppure, eccoci qua. Cercò di prendere la mia mano, ma mi ritrassi. Ho già chiamato un avvocato. I suoi occhi si spalancarono. Non parli sul serio. Le risposi che ero più serio che mai e lei mi accusò di gettare via 8 anni di matrimonio per un singolo errore. Sei stata tu a buttarli via, replicai. Io sto solo rendendo la cosa ufficiale. Lei singhiozzava, ma ormai ero freddo. Presi la valigia e le dissi che avrei dormito in hotel. Non può finire così, insistette lei. Mi voltai. È già finita? Le settimane successive furono un vortice. Rimasi in hotel per 3 notti. Trovai un appartamento arredato con un contratto mensile e spiegai la situazione al mio capo, che capì. Il mio avvocato fu veloce. Niente figli, poche proprietà in comune tranne la casa, conti bancari separati. Mia moglie provò a inviarmi continui messaggi di scuse, a promettere che avrebbe troncato con Ryan, a propormi la terapia di coppia. La bloccai e ogni comunicazione passò dagli avvocati. La maggior parte dei nostri amici mi sostenne, anche se qualcuno invocava il perdono perché tutti possono sbagliare. Alcuni errori, però, non si possono cancellare. La fiducia era andata in frantumi, del tutto. Mi immersi nel lavoro, ripresi i miei vecchi hobby e tornai a correre. Alcune notti erano più difficili di altre, con i ricordi che mi assalivano all'improvviso. Come rideva, come capiva quando avevo bisogno di spazio. 8 anni di vita insieme. Poi mi tornavano in mente le bugie, i messaggi segreti, l'hotel, e la rabbia diventava determinazione. Il mio avvocato mi aggiornava sulle trattative. Prima lei contestava la divisione dei beni, poi ci ripensava, voleva la casa.
poi accettava di venderla. Era uno stillicidio emotivo, ma io rimasi inflessibile. 60 giorni dopo la scoperta, la rivedì nell'ufficio legale, la prima volta dopo quella notte. Era segnata, occhiaie, viso teso. Una parte di me provava qualcosa, ma non era più amore, forse solo pietà. Chiese di parlarmi in privato per 5 minuti, ma rifiutai dicendo: tutto tramite gli avvocati. Disse di aver commesso un errore terribile e che le mancavo, e io risposi: ti manca la persona che pensavi fossi. Firmammo i documenti, divisione dei beni, vendita della casa e nessun assegno, per un taglio netto. 8 anni ridotti a firme e iniziali. Uscii dall'ufficio senza voltarmi indietro. Quella sera, dal balcone del mio appartamento, guardai il sole calare e sentii come un peso sollevarsi. Non era felicità, ma una sensazione di libertà. Ricevetti un messaggio da un numero sconosciuto. Spero che un giorno tu possa perdonarmi. Usava il telefono di un'amica, ma io non risposi. Forse un giorno arriverà il perdono, ma non per lei, piuttosto per me stesso, e non certo adesso. Un mese dopo, la casa fu venduta e vidi i soldi sul mio conto. Iniziai a cercare una sistemazione definitiva in un quartiere diverso per un nuovo inizio. Alcuni amici comuni dissero che lei aveva lasciato lo studio di contabilità e si era trasferita in un'altra città. Io non le volevo alcun male, ma desideravo solo mantenere le distanze. 6 mesi dopo la scoperta, il divorzio divenne ufficiale e ricevetti i documenti. Ero di nuovo single a 36 anni, cosa che non avevo pianificato. Ma i piani cambiano, le persone cambiano, o forse mostrano solo chi sono davvero. Quel fine settimana andai a fare un'escursione in solitaria, raggiunsi un punto panoramico che non avevo mai visto e osservai la città sotto di me. Sentii tutto il peso dell'ultimo anno, lo shock, il dolore, la rabbia, la determinazione e infine l'accettazione. La vita sarebbe andata avanti in modo diverso da come l'avevo immaginata, forse persino migliore in modi che ancora non conoscevo. In cima cancellai le ultime foto di noi dal telefono e lasciai che il vento di montagna portasse via ciò che restava. Poi cominciai la discesa mentre il sole tramontava, pronto a ciò che sarebbe venuto dopo. E così Reddit, dopo aver scoperto che mia moglie mi tradiva con il suo istruttore di palestra tramite un falso profilo e dopo aver divorziato, mi chiedo: sono io lo strammi per non averle dato una seconda possibilità? Questa è la fine della storia, ma resta un interrogativo aperto. Ognuno valuterà secondo la propria coscienza. Ora voglio sentire la tua opinione. Tu saresti disposto a perdonare un tradimento se scoprissi qualcosa di simile? Fammelo sapere nei commenti. E se questo video ti ha tenuto incollato allo schermo, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere le prossime storie incredibili.